Benvenuti sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della mia nuova webcam, il mio nuovo acquisto, la Elgato Facecam, eccola qui. Vi faccio vedere la scatola perché fondamentalmente è il dispositivo con cui sto registrando questo video e quindi non sarà direttamente nelle mie mani. Se volete vedere l'unboxing e le prime impressioni che sono state lì per lì un pochino negative, però poi mi sono ricreduto, già ve lo dico, per quella che secondo me è la miglior webcam sul mercato, che adesso posiziono qui. Allora, perché inizio burrascoso? Inizio burrascoso perché appena collegata la webcam non è stata proprio plug and play. Per quanto il computer la riconosca subito come plug and play, questa è una webcam pensata per i creator, per chi magari sa come impostare shutter speed o la sensibilità ISO almeno, perché è a focale fissa, ha una lente a focale fissa 2,4, che è equivalente di un 24 mm più o meno, e che quindi magari non ha risultati ottimali appena collegata, ma con il suo programma e con i giusti settaggi riesce veramente a esprimere il suo potenziale ed avere un ottimo risultato. Come livello di qualità la state vedendo in questo momento? In questo momento contate che io ho soltanto la finestra che produce luce, sto cercando di fare una ripresa, magari poi ci lavoreremo anche successivamente, ma in questo momento volevo fare una ripresa cruda, fondamentalmente, soltanto con l'illuminazione che entra dalla finestra e basta, senza utilizzare altre luci, luci ambientali, la luce minima con cui si può lavorare, ossia la luce naturale, senza avere una luce controllata, ecco. Per quello che riguarda la messa a fuoco, ha una messa a fuoco fissa, un po' come le GoPro. Quindi praticamente avvicinandola, come si può vedere qui, è quasi a fuoco, 30 cm qua comincia a essere a fuoco. E poi, essendo pensata per lo streaming, quindi per una vicinanza abbastanza elevata alla webcam, ha un range da più o meno 30 a 1,20 m. Questo perché? Perché anche se uno si mette abbastanza lontano, letteralmente è fuori fuoco, ma dato l'obiettivo grandangolare, questo fuorifuoco non si vede molto e quindi ha questa caratteristica. Altre caratteristiche, ricordiamo il 1080p 60 frame non compresso, non va oltre perché essendo pensata per lo streaming, quasi nessun servizio di streaming riesce a dare più del 1080-60 frame, perché già gestire una live con questa mole di dati è già abbastanza. E poi ha un angolo di 82 gradi, che è tanto ma non è tantissimo. Come vedete riesce a inquadrare tanto della mia scena, però per esempio io inizialmente usavo una OK che per esempio aveva un 90 gradi, 100 forse 100, e per esempio ed era molto più grandangolare e riusciva a inquadrare molto di più. Poi successivamente vi farò vedere anche il programma e i settaggi migliori. Come si è visto dall'unboxing, la webcam è abbastanza grande, è un piccolo mattoncino, anche se non è così pesante come può sembrare dalle immagini. Inizialmente quando l'avevo vista in foto pensavo fosse metallica e molto pesante, mentre invece è fatta di una buona plastica che però non pesa tantissimo. Vediamo che la Elgato Facecam ha un LED di notifica e può essere anche disattivato, che però lo trovo comodo per quando è attiva, lasciarla acceso quando è attiva. E soprattutto una cosa che può essere positiva o negativa, un po' come le GoPro, quindi come le focali fisse così di questi dispositivi, non ha uno sfocato dietro. Quindi può piacere questa caratteristica o può non piacere. Una cosa poi di cui vorrei parlare è il perché ho deciso di acquistare questa webcam. Questo perché nelle mie live nei miei video in generale, volevo un pochino di qualità in più. La mia webcam, ok, mi stava un pochino stretta, allora mi sono cominciato ad informare. Volevo comunque non spendere tantissimo, e ho fatto un po' di ricerche. Attualmente, quando sto facendo questo video, l'Elgato Facecam sta sui 150 euro. Questo che cosa vuol dire? Che per quanto questa rimanga una webcam e quindi non è paragonabile magari all'immagine di una reflex o di una mirrorless, c'è da tenere conto un fatto che meglio di questa nel segmento webcam non mi è sembrato esserci tanto. Ci stavano alternative come Logitech o Razer, però non mi convincevano. Questa mi è sembrata molto più interessante. Ha anche un sistema di dissipazione interno, quindi magari
se deve stare accesa tanto tempo non è un problema. Il problema fondamentale era che per fare un passo successivo a livello di qualità, mi è sembrato soltanto che si potesse comprare una mirrorless con una scheda di acquisizione video che la supportasse e quindi si andava su prezzi molto maggiori. Quindi mi sono voluto contenere di avere un'ottima qualità, mantenendomi sotto la soglia dei 200 euro. Anche perché avere un dispositivo dedicato per me è fondamentale, cioè i video magari possono essere anche registrati col cellulare, soltanto che mi piace l'idea di avere un qualcosa direttamente collegato al computer e che poi funzionasse direttamente, cioè io con questi qua, cioè io collegato webcam voglio essere libero di poter registrare anche un video per YouTube e non solo avere una webcam da vedere nello spazietto piccolino, no, della live, dove magari non serve neanche tantissima qualità. Adesso vi vorrei far vedere un pochino anche com'è il programma che è probabilmente il centro dell'attività dell'Elgato Facecam e allora andiamo a vederlo. Ok, adesso mi vedete tramite il programma Elgato, che come potete vedere ha anche una anteprima. Adesso vi faccio vedere per esempio come si presenterà, ecco qui, come si presenterà la webcam al primo avvio. Questo qua è come si avvia. Se ovviamente avete una buona illuminazione, il risultato sarà già ottimo, ma se la provate come me, il primo avvio, in una condizione di luce non proprio perfetta, sparerà al massimo l'ISO e praticamente farà danni, praticamente vi farà impressionare, ma non abbiate paura, con le dovute impostazioni renderà in modo fantastico. Allora, vediamo cosa succede. Allora, la cosa importantissima è questa webcam ha la possibilità di salvare le impostazioni. Io nella mia ho avuto qualche difficoltà perché ogni volta che io salvo le impostazioni e la rimetto la webcam, riaccendo la webcam, queste si ritrovano sballate. Non è un problema perché io ho le mie impostazioni predefinite, ho una situazione di luce controllata e quindi non mi dà particolari problemi. Però è da tenere in conto che teoricamente premendo questo tastino salva qui a sinistra si dovrebbero salvare tutte le impostazioni e si dovrebbe fare in modo che uno prende la webcam, la mette in un altro computer e c'ha già tutte le impostazioni salvate. Qui troviamo il nostro dispositivo Elgato Facecam e il formato in cui sta lavorando. Il formato in cui sta lavorando lo si può cambiare qui, perché per esempio si può mettere 720 30 fps oppure 520 30 fps. Come si vede la qualità è scesa. Magari se non si deve usare a schermo intero può essere un'idea quello di utilizzarla così senza utilizzare il massimo della risoluzione. Ecco qua, siamo ritornati. Adesso che cosa abbiamo? Vediamo un pochino tutti i pannelli per capire come funziona. Allora, abbiamo ridimensiona, sostanzialmente non è altro che uno zoom digitale. Non è niente di più, niente di meno. E io consiglio qua di tenere sempre al massimo apertura 83.2. Non ne vale la pena di zoomare, magari proprio poco, ma secondo me non ne vale la pena. Qui abbiamo il contrasto, quindi di come viene processata poi l'immagine successivamente. Abbiamo il contrasto che io tengo sempre sul 20 e la saturazione che tengo sempre a un 55, quindi volendo si possono fare anche video in bianco e nero. O 55 mi sembra, sul 55 all'incirca, una cosa che dia abbastanza colore alla carne senza lasciarla troppo insatura, diciamo. E poi abbiamo la nitidezza che lavora, io solitamente la metto intorno al 2, molto spesso ho visto molti youtuber che la utilizzano molto bassa, però io preferisco sempre avere almeno un 2, anche perché vedete si comincia a vedere la barba, i capelli, quindi secondo me comincia ad avere una buona qualità. Adesso l'esposizione, una delle cose cardine praticamente, anche perché qui non è come le altre webcam economiche dove sulla luminosità viene applicato tipo un filtro come se fossero le storie di Instagram. Qui si va a lavorare proprio di shutter speed. In questo momento è automatico, ma noi possiamo togliere l'automatico e possiamo scegliere il nostro shutter speed. Per esempio io prima nel resto del video lo tenevo a 120. Eccolo qui. E già per esempio si può fare la regola del se io ho 60 frame posso usare un 120esimo di tempo di scatto. Abbiamo anche l'ISO
ISO che funzionano come qualsiasi macchina fotografica, quindi alzando gli ISO aumenta la luminosità. Come vedete, adesso è un'immagine completamente inguardabile, però alzando gli ISO arriva tantissimo rumore. C'è da dire che in condizioni di luce non proprio ottimale un pochino di rumore si vede anche a ISO 100, ma ovviamente stiamo parlando di una webcam, non di una reflex, anche se io in questo momento non ne sto vedendo particolare di rumore, anche se l'immagine forse è un pochino scura e magari la potremmo mettere a ISO 200 e l'immagine diventa molto più luminosa, anche se in questo caso con un pochino di contrasto la mia faccia si sta praticamente bruciando. Poi cercherò questo qua di farla senza editing, cioè perché tutte queste immagini possono avere un processamento successivo, cosa che adesso non farò per mostrarvi tutta la qualità dell'immagine. Proviamo per esempio ad abbassare il contrasto, come si vede, no, rimanga ancora bruciato, quindi vabbè, torniamo a 100. Adesso il mio viso è comunque sovraesposto, ma continua ad avere dettagli, riesce ad avere dettagli, ma questo è anche dettato dal fatto che ho soltanto una sorgente luminosa sostanzialmente. Abbiamo anche il bilanciamento del bianco. Io solitamente tendo a prendere questo valore perché ha un bilanciamento del bianco che mi piace, però lo voglio lasciare fisso perché se io per esempio avvicinassi un oggetto di un colore diverso, questo tenderebbe a far cambiare il bilanciamento del bianco. Io tendo a prendere quello là di riferimento, che ci sta qui tipo 5300, e di dare un 200 Kelvin in più per avere un pochino più di giallo. Quindi, per esempio, in questo caso tolgo l'automatico, cioè, all'incirca a 4300 e metto 4500 e ho il mio bilanciamento del bianco che rimane fisso. Quindi, cambiando le situazioni di luce, non cambierà il bilanciamento del bianco. E poi abbiamo delle impostazioni che io non uso tanto, tipo la riduzione del rumore, che devo dire lavora anche abbastanza bene, però come tutte le riduzioni del rumore smarmella un pochino l'immagine e a me non è che faccia impazzire particolarmente, quindi solitamente la lascio libera. Però c'è e funziona bene. E poi soprattutto c'è l'antisfarfallio che lavora soltanto quando si utilizza l'automatico, dove si può mettere 50 o 60 Hz, oppure togliere. Se ovviamente non abbiamo l'automatico nell'esposizione, nei tempi di scatto, saremo noi a gestire l'antisfarfallio in base ai tempi di scatto. Questa adesso per esempio è una situazione di luce controllata, quindi ho semplicemente la mia lampada con cui anche studio qui sulla mia sinistra ed ho delle luci ambientali che danno un po' di colore al resto della stanza. E per esempio già per quanto non sia una luce straordinaria, però è una luce fatta in casa che secondo me riesce ad ottenere degli ottimi risultati. E questo è il risultato che collegato facecam, un microfono e una lampada qualsiasi potreste ottenere anche voi. Quindi spero di esservi stato utile, spero che vi sia piaciuta questa recensione e ci vedremo al prossimo video. Ciao!